capisco anche che chitarristi puristi, che se devono suonare una chitarra acustica live deve essere una Martin con il legno stagionato del 1952 di ottobre. Boomer. Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone, sono Ale e oggi voglio parlarvi di un tipo di chitarre che è veramente particolare. Dire complete riassume tutto, però calma, andiamo con ordine. Sto parlando in questo caso delle chitarre ibride e per parlarne per bene i ragazzi di Musical Store 2005 mi hanno mandato un esemplare di una Michael Kelly Hybrid 55 British. Questo video lo faccio per rispondere a tantissime domande che mi avete fatto riguardo a questo tipo di chitarre. Cosa cambia da una chitarra normale? Perché esistono? Cosa sono e come sono fatte? Oggi infatti la analizziamo nel dettaglio, ne valutiamo i pro, vediamo se ci sono dei contro e rispondiamo alla domanda: queste chitarre hanno senso? Ovviamente tranquilli, poi ve la faccio anche sentire. Ci mancherebbe. Se poi scoprite che questo tipo di chitarre vi piace e fa il caso vostro, mi raccomando lasciate un bel like qui sotto e poi ovviamente se ancora non l'avete fatto vi chiedo anche di iscrivervi al canale. Se mettete la campanella mi fate proprio felice. Allora, cosa sono? Le chitarre ibride sono strumenti che sono in grado di produrre suoni da chitarra elettrica ma contemporaneamente anche da chitarra acustica. E il come lo fanno è molto semplice. Praticamente si tratta di una chitarra elettrica a tutti gli effetti con tutta l'elettronica di una chitarra elettrica standard, pick-up, potenziometri, selettore e tutte queste cose, ma in più è presente un sistema chiamato piezo. Ora, non sto a parlare nel dettaglio di questo tipo di pickup perché servirebbe un video dedicato, che tra l'altro se volete basta dirlo qui sotto nei commenti e lo facciamo il prima possibile e sapete che prometto le risposte. E lo sapete che mantengo sempre le promesse. In sostanza comunque si tratta di un pick-up che riesce a trasformare la vibrazione delle corde che sente attraverso il ponte o attraverso la tavola della chitarra in suono, ma in maniera un po' diversa dal pick-up magnetico tradizionale. Sarebbe da approfondire. Ora vediamo nel dettaglio 3 punti per capire se queste chitarre hanno senso oppure no. Punto 1, il prezzo. Sicuramente è una delle prime cose da considerare. È inutile girarci intorno, una chitarra elettrica di buon livello e una chitarra acustica di buon livello hanno il loro costo. Prendiamo ad esempio questa Michael Kelly. Questa è una chitarra ibrida che costa poco meno di 1000 euro. Se rapportiamo il tutto a questo modello di chitarra, per una chitarra elettrica di pari livello 600-700 euro almeno vanno spesi. Se poi vogliamo una chitarra acustica almeno dello stesso livello, come minimo la stessa cifra se non di più ci va. Facciamo il caso che siamo ottimisti e siamo bravissimi e abbiamo speso 600 euro per entrambe le chitarre. Così abbiamo un totale di 1200 euro. Considerando che questa, come vi ho detto poco fa, costa meno di 1000 e fa entrambe le cose, direi che è palese che 2 buone chitarre costano di più di una sola che fa entrambe le cose bene. Poi voi potete dirmi tranquillamente che il lato acustico su questa chitarra è un po' un compromesso, ma lasciate fare, ne parliamo dopo. Punto numero 2. Parlando anche della praticità, una chitarra sola è sicuramente più comoda che averne 2. Facciamo finta che dobbiamo andare da qualche parte a suonare e nel nostro repertorio abbiamo brani da suonare sia con la chitarra elettrica, ma poi anche dei brani da fare con la chitarra acustica. Se dobbiamo portarci sia la chitarra elettrica che la chitarra acustica, abbiamo intanto un ingombro doppio, se non triplo, considerando che mediamente la chitarra acustica comunque occupa un pochino più spazio della chitarra elettrica. Mettiamoci anche la fatica che bisogna fare per trasportare entrambi gli strumenti con i loro rig dedicati, perché mi aspetto che in una situazione del genere, se uno vuole fare le cose fatte bene, abbia la sua chitarra elettrica con la sua pedaliera, l'amplificatore e tutte le cose che gli servono, e poi abbia la sua chitarra acustica con i suoi 2-3 pedalini da utilizzare con la chitarra acustica e poi magari anche un amplificatore dedicato. Quindi avere una chitarra sola che mette insieme entrambi i tipi di chitarre, cavolo se fa comodo. Se vogliamo invece ridurre semplicemente la cosa al suonare in casa, non tutti hanno la fortuna di poter avere lo spazio e la possibilità di suonare diverse chitarre. Una chitarra acustica non è come una chitarra elettrica che semplicemente stacchi il cavo e smette di fare casino. Una chitarra acustica, quando la suoni, anche pienissimo, comunque si fa sentire. La situazione perfetta io me la sono immaginata con una persona che abbia questa Michael Kelly e HX Stomp. Ha in una chitarra sola e in un pedale solo tutto quello che gli serve. Stomp è minuscolo, la chitarra è una sola, suoni anche sul divano. Oppure chitarra nella custodia, pedale nella custodia e si esce di casa. Uno schiocco di dita. Terzo punto, il suono. Partiamo dal lato elettrico di questa chitarra. Sostanzialmente troviamo la chitarra molto simile alla Michael Kelly 1955 Custom Collection che ho già provato sul canale. Se non l'avete vista è stupenda, ve la lascio qui sopra, così dopo che avete finito questo video potete recuperarla. I pick-up sono gli stessi e le caratteristiche in generale sono molto simili. Cambiano i legni perché abbiamo il corpo in corina, top e binding in acero fiammato e i legni del manico e della tastiera che sono gli stessi. Quindi a livello di sound suonava benissimo
benissimo quella chitarra, figuratevi questa. Il funzionamento dell'elettronica poi è lo stesso, ci sono i due pickup splittabili singolarmente e lo switch a 3 posizioni. Parlando del lato acustico invece abbiamo un ponte Fishman Power Bridge con le sellette piezo. Questo significa che queste sellette svolgono il lavoro che normalmente fa il pickup piezo che abbiamo visto all'inizio del video. Inevitabilmente questa cosa porta al compromesso, come abbiamo detto prima. Non può suonare come una chitarra acustica bella, microfonata come si deve e con tutti gli accorgimenti del caso. Ma intanto chi è che suona live con una chitarra acustica microfonata come si deve? La maggior parte delle persone attaccano il cavo diretto al mixer e quindi di che cosa stiamo parlando? Non che non vada bene, però con il cavo, con una chitarra acustica si usa ancora il piezo, come su questa chitarra, e allora non cambia niente. E poi, 2. Se un chitarrista come John Petrucci dei Dream Theater, come tanti altri, ha le sue chitarre con all'interno questo sistema identico, con lo switch per accendere e spegnere il piezo quando vuole, non vedo perché i chitarristi che magari normalmente suonano al ristorante non debbano farlo. Niente di male a suonare al ristorante, Però è lo stesso discorso di quelli che si presentano al pub con la 4x12, pretendendo di essere i Metallica, e poi i Metallica live nei palazzetti, negli stadi suonano con Fractal in digitale. Va bene. Comunque, il circuito acustico di questa chitarra è alimentato da una pila posta dietro la chitarra e il tutto è comandabile da questo potenziometro che troviamo vicino agli altri potenziometri. La caratteristica più interessante della chitarra ibrida è che questo suono acustico e quello elettrico possono essere non solo utilizzati indipendentemente ma anche miscelati. Infatti posso tranquillamente utilizzare la chitarra come se fosse un'elettrica normale, oppure utilizzarla come se fosse un'acustica amplificata. O in alternativa miscelare i due suoni facendo così e usare il volume della parte elettrica e il volume della parte acustica con i potenziometri dedicati per decidere il bilanciamento dei due suoni. Adesso però mi raccomando, ascoltate i suoni e fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, sia di questa chitarra, ma in generale delle chitarre elettriche che hanno anche il piezo. Se poi vi piacciono lasciate un bel like al video e iscrivetevi al canale. E dopo i suonati vi dico secondo me se queste chitarre ibride hanno senso oppure no.
Allora, sicuramente tutti i suoni che avete sentito aprono ad alternative e versatilità allucinanti. E l'unica cosa che posso fare è ringraziare i ragazzi di Musical Store 2005 che mi mettono in mano queste chitarre, mi mandano fuori di testa e spero succeda la stessa cosa anche a voi. Se succede, il link per vedere la chitarra è qui sotto. Ora, hanno senso oppure no? Io una chitarra così, se dovesse servirmi, la comprerei a occhi chiusi. Intanto perché è bellissima. E poi, come avete anche sentito dalle demo suonate, suona decisamente bene. E gli utilizzi potrebbero essere anche due. Potrei usarla come sistema principale proprio quando non ho voglia di portarmi in giro niente ma solo la chitarra e la pedaliera, oppure metti il caso che sono in una situazione un pochino più complessa e ho i miei due strumenti dedicati. Questa direi che sarebbe un ottimo backup. Come avete visto anche da tutti i punti che abbiamo trattato, io non riesco a vedere nessuno di questi come un contro, però capisco anche che chitarristi puristi che se devono suonare una chitarra acustica live deve essere una Martin con il legno stagionato del 1952 di ottobre. Boomer.